Juan Cabal all'Inter, può essere lui il nuovo colpo alla bis dell'estate 2024 dell'Inter, uno dei profili secondo me più interessanti nel Verona di Baroni che ha centrato questa clamorosa salvezza nella stagione che ci siamo appena messi alle spalle, può diventare il nuovo rinforzo dell'Inter in questa finestra di mercato. Si stanno scatenando tanti commenti, tante discussioni e allora qui su Passione Inter, come ogni volta, vi portiamo uno dei format più richiesti. Andiamo a discutere e a presentarvi questo calciatore con il nostro identikit molto approfondito appunto su Juan Cabal, e al termine poi vi voglio portare anche un po' di mie considerazioni personali che si allargano anche alle altre notizie di mercato. Quindi ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani, quindi clic subito sul tasto iscriviti, mi raccomando. Come sempre in questo format partiamo dalle notizie. Che cosa sta accadendo? Perché parliamo di Juan Cabal? Perché sono ore molto importanti con l'Inter che sta piazzando un affondo forse decisivo sul difensore del Verona. Come vi avevo raccontato la scorsa settimana, da quello che abbiamo capito, da quello che abbiamo percepito, la direzione di mercato dell'Inter si stava portando verso la scelta di puntare su un giocatore da poter valorizzare, cioè si è creata dopo l'infortunio di Buchanan l'esigenza di andare a prendere un difensore, esigenza non urgenza, perché la dirigenza non vede questo come un'emergenza, ma un qualcosa da fare per completare la rosa con calma, individuando il profilo giusto, e il profilo giusto secondo i nuovi piani, secondo la nuova direzione che sta prendendo il mercato dell'Inter, era quello appunto di un difensore giovane da poter valorizzare. In questo senso, quindi, le opzioni Hermoso e Ricardo Rodriguez, più esperti a parametro zero, sono rimaste quindi in secondo piano, in stand-by, lasciando invece via libera per altri nomi. Si è parlato di Vasquez del Genoa, si è parlato di un possibile ritorno di Pirola dalla Salernitana, ex vivaio Inter Pirola. Si è parlato anche di un profilo estero di cui però non è ancora uscito il nome pubblicamente, perché nel frattempo l'Inter ha aperto un canale diretto e che sta andando avanti con fiducia con il Verona per Juan Cabal. C'è stato un primo incontro anche la scorsa settimana, un nuovo vertice nelle scorse ore. Di fatto c'è un accordo raggiunto tra l'Inter e l'entourage del giocatore, si parla di un ingaggio sotto al 1,5 milioni di euro all'anno circa, dovremmo essere attorno a questa cifra qua. E adesso, tramite questo accordo, si va a trattare anche con il Verona, con cui le discussioni sono iniziate. Il Verona fa di questo calciatore una valutazione attorno ai 10 milioni di euro, che l'Inter sta cercando di abbassare o tramite l'inserimento di alcuni bonus o preferibilmente impostando l'affare su un prestito con diritto di riscatto, rimandando l'affare all'anno prossimo. Il Verona invece vorrebbe incassare e monetizzare, quindi punta ad un obbligo di riscatto. Siamo dentro nel pieno di questa trattativa. L'Inter magari vorrebbe scendere attorno ai 7 milioni di euro circa come valutazione del cartellino, però si sta trattando. Al momento le voci di inserimento da parte della Juventus sembrano più manovre di disturbo, anche la Lazio sembra un pochino in secondo piano in questo momento, anche perché comunque hanno preso Nuno Tavares e stanno andando su altri profili in questo momento. Ci sono delle ipotesi dall'estero, ma l'Inter si è portato avanti in maniera molto importante. Quindi questo è lo stato della trattativa, una trattativa che secondo alcune fonti l'Inter vorrebbe provare a chiudere già all'interno di questa settimana, quindi provare a chiudere questo affare già nel giro dei prossimi giorni e delle prossime ore. Qui però, come detto, approfondiamo anche di chi si tratta Juan Cabal. Vi ho parlato un po' della trattativa. Che giocatore è? È un affare positivo per l'Inter oppure no? Datemi un po' le vostre opinioni. Io ve lo presento come al solito partendo dalla carta d'identità su Transfermarkt. 8 gennaio 2001, questa è la data di nascita di questo difensore colombiano. Transfermarkt lo valuta a 3,5 milioni di euro, ma sappiamo bene come le valutazioni di Transfermarkt vanno sempre prese con le pinze. 1,86 m, viene indicato come terzino sinistro e poi tra poco sul ruolo ci torneremo chiaramente. Ha un contratto fino al 2027, è di piede sinistro e la sua carriera parte di fatto in Colombia, si sviluppa quasi tutta nel settore giovanile dell'Atlético Nacional, con cui poi arriva anche a debuttare in prima squadra, dove in realtà non gioca tantissime partite, ma bastano per farlo emergere come un talento molto interessante e convincere diversi osservatori europei a muoversi per andare ad osservarlo. La spunta il Verona, che lo paga circa 800.000 euro, quindi considerando che ora viene valutato 10 milioni, fa un affare discretamente importante. Al Verona nella prima stagione
non gioca tantissimo, gioca, circa 6 partite se non vado errato. Quest'anno è l'anno in cui arriva un po' la consacrazione in Serie A, anche se l'annata è partita male, la stagione 23-24 è iniziata con un problema muscolare che lo ha tenuto, fuori per una cinquantina di giorni tra settembre e novembre, quindi ha avuto, dei problemi, ecco, all'inizio della stagione che lo hanno condizionato, ma poi grazie anche al lavoro di Baroni, nella seconda parte di stagione è venuto fuori molto bene, ha giocato 22 partite in totale ed è emerso secondo me come uno dei talenti più interessanti di questa squadra insieme a Noslin, che pure se ne è parlato molto, insieme a Suslov. Ecco, c'era anche Cabal che chiaramente essendo un difensore magari è stato un pochino meno discusso. Anche con, la nazionale colombiana è diciamo, ha giocato con l'Under 18 innanzitutto, poi è stato convocato per la prima volta dalla nazionale colombiana lo scorso 15 marzo, ma poi non è stato impiegato, non ha esordito ed ora non ha fatto parte della spedizione della Coppa America, però è già entrato anche nel giro, della nazionale colombiana. Vi dicevo del ruolo, viene indicato come un terzino sinistro, che di fatto è la sua collocazione in questo momento. Lui nel Verona ha giocato, a tutta fascia, diciamo così, nella difesa a 4. Vi faccio vedere anche la sua heatmap per mostrarvi sul campo le zone principali, di azione di questo giocatore quest'anno. Come vedete, la classica heatmap da terzino, quindi che va a tutta fascia, però oltre a giocare da difensore, diciamo da, quarto da terzino sinistro classico in una difesa a 4, può essere utilizzato anche in altri ruoli, in particolar modo da quinto a centrocampo, quindi nel ruolo di Di Marco, mettiamola così, nell'Inter, ma soprattutto, ed è per quello che l'Inter lo sta puntando, nel ruolo di bastoni sostanzialmente, da terzo a sinistra di difesa. Quindi, più ruoli, anche questo è sicuramente uno dei suoi punti di forza, di cui adesso parliamo andando a discutere delle sue, caratteristiche. Che giocatore è, Cabal? Innanzitutto, come detto, è un giocatore duttile, perché può fare un po' tutti quei ruoli lì da terzino, terzo di sinistra, quinto a centrocampo, di sinistra, quindi la duttilità è un elemento molto importante, ma le prime cose che balzano all'occhio, da questo giocatore secondo me sono innanzitutto la sua rapidità, l'agilità. È un giocatore agile, veloce, nonostante il 1,86 m, non è strutturato, non è enorme a livello fisico, pur essendo, discretamente alto, 1,86 m come detto, però ha sicuramente una buona agilità e una buona rapidità. Questo gli permette anche di poter giocare magari, sui dei recuperi in campo largo e di poter fare bene il lavoro sulla fascia. È un giocatore che spicca poi secondo me soprattutto per la sua aggressività, un giocatore molto aggressivo che può essere anche un contro in realtà, perché poi ne parleremo, nel Verona comunque si è preso quest'anno, se non sbaglio, 6 ammonizioni in 22 partite, quindi la sua aggressività va in un certo modo, poi ricontestualizzata e va in un certo modo anche, calibrata per bene. È un giocatore che va molto a lavorare sull'anticipo, sul recupero della palla ed è quindi molto impattante in termini difensivi, molto forte sui duelli aerei, adesso vi faccio vedere anche delle statistiche, e secondo me ha anche una buona tecnica a livello di gioco coi piedi. È un giocatore che si prende delle responsabilità, può incappare anche in degli errori in questo modo, però è un giocatore che gioca, che partecipa, che vuole costruire e nell'Atletico Nacional lo faceva ancora di più, ma anche nel Verona lo abbiamo visto, dare una grossa mano in termini di uscita dalla fase, di costruzione dal basso. Quindi ha quelle caratteristiche che oggi servono per essere un profilo interessante nel gioco moderno. Dal punto di vista dei punti di debolezza, secondo me, nell'uno contro uno, quando non può andare sull'anticipo, quando deve fare un uno contro uno, un duello classico, ecco, può ancora migliorare in questo tipo, di letture. E poi è un giocatore ancora relativamente giovane, 23 anni, quest'anno, può ancora lavorare sulla continuità all'interno di tutta la partita, quindi anche a livello di equilibrio, nella prestazione. E poi c'è da dire che, come detto, a livello di partite non è che abbia giocato un grandissimo numero di partite su cui poterlo valutare, quindi anche a livello di esperienza è un giocatore ancora da formare e, da conoscere e da crescere. Vi volevo mostrare anche dei dati molto velocemente, molto rapidamente, giusto per farvi vedere, alcune statistiche secondo me interessanti che vanno ulteriormente a contestualizzare le caratteristiche di questo giocatore. Diciamo che tutte le statistiche sono sempre da collocare poi all'interno di un contesto di squadra
e di ruolo, cioè giocare nel Verona ti porta a giocare in maniera un pochino più difensiva, quindi magari è chiaro che nel rapporto tra i dati di Cabal e di una squadra che gioca più offensivamente può avere dei numeri difensivi maggiori perché gli è richiesta una fase difensiva maggiore. Però è abbastanza interessante vedere come nel paragone nell'ultimo anno solare dei dati di Cabal, tra tutti i terzini dei top 5 campionati europei, ecco Cabal risulta intanto nel miglior 1% per duelli aerei vinti, quindi è nell'1% migliore dei terzini in Europa per duelli aerei vinti. È nel 6% migliore per intercetti e spazzate e nell'8% migliore per palloni bloccati a partita. Quindi sui dati puramente difensivi è molto molto interessante. Si piazza sopra la media anche per passaggi progressivi, cioè per passaggi in avanti. È un difensore che quindi, come vi dicevo, si prende anche queste responsabilità di produrre gioco offensivo e si trova sopra la media anche per diciamo azioni che hanno portato poi la squadra a completare l'azione con un tiro, cioè hanno creato delle azioni da tiro in porta. E in generale a livello di passaggi, soprattutto sui passaggi lunghi, emerge bene, ha una buona precisione a livello di passaggi lunghi, crea delle occasioni da gol importanti, come detto a livello di numeri, e sulle statistiche difensive anche nei tackle, quindi nei contrasti duri, va molto in scivolata. Se vi andate a guardare anche un po' gli highlights potrete vedere come anche a livello di scivolata è uno che è molto, lo utilizza molto questo tipo di intervento, ha tutte statistiche nettamente sopra la media che lo pone sicuramente a livelli molto alti. Chiaramente, avendo giocato poche partite, le statistiche sono anche un pochino falsate, mettiamole in questa chiave qua. Un conto è avere dei dati eccelsi o comunque molto importanti su un campione di 1500 minuti, un conto è averli su 3000 minuti. È questo il punto della continuità su cui bisogna lavorare. Però questa era un po' la presentazione quindi di Cabal. Ci porta adesso questo, come detto, a fare dei ragionamenti e a darvi anche un po' la mia opinione finale. Sono curioso di sapere un po' la vostra. Quali sono innanzitutto le urgenze del mercato dell'Inter? Perché la domanda che in tanti si sono fatti in queste ore è: ha davvero senso andare ad acquistare questo calciatore in questo momento, oppure si può lavorare su altri profili più urgenti? So ad esempio che tanti dei nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici non si fidano dei due centrali, di De Vrij e Acerbi, non sono abbastanza, diciamo, delle certezze per affrontare questa stagione, in tanti state dicendo in queste ore, però a quanto pare Inzaghi ci punta forte su entrambi, si fida, lo ha fatto capire e ha fatto capire che piuttosto vede Acerbi come alternativo anche a Bastoni, piuttosto che ragionare su delle alternative al centro, cioè non sta pensando, almeno da quello che abbiamo capito in questo momento, a delle soluzioni interne per sostituire quei due, perché si fida appunto di quei due, anche se chiaramente poi delle soluzioni di emergenza ce l'avrà, però al momento Inzaghi si è focalizzato di più sul difensore mancino da andare ad inserire, perché numericamente uno a sinistra comunque serve per andare ad equilibrare con quello che invece hai a destra. A destra ci sono Bissek e Pavard lì da poter inserire, Darmian e Dumfries come quinto di centrocampo, con tutti i dubbi del caso su Darmian. Io personalmente ho dei dubbi su Darmian da quinto, anche se per giocare in Serie A può ancora essere sufficiente come esterno di centrocampo. Altri tifosi invocano invece un colpo in attacco, me lo state scrivendo in tanti, quindi il tema a questo punto potrebbe essere: l'arrivo di Cabal toglie delle risorse per l'acquisto di un altro attaccante? Se così fosse, questa cosa è da valutare con grande attenzione. Detto questo, dal mio punto di vista, l'acquisto di un attaccante non è legato all'acquisto di un difensore, quanto alle uscite che sono invece necessarie. Cioè, prima di pensare che Cabal possa togliere delle risorse per l'acquisto di un attaccante, bisogna pensare che l'Inter deve piazzare Correa, deve piazzare Arnautovic, perché per me non è nei piani dell'Inter avere 5 attaccanti, di cui uno è Arnautovic che magari finisce fuori dalla lista Champions, non lo vedo fattibile in questo momento. Eppure Carboni va piazzato perché è il profilo da cui intendono incassare quel tesoretto con cui poi andare ad investire per il colpo in attacco. Questa ad oggi secondo me è la situazione, quindi non penso che Cabal vada a togliere delle risorse per l'attaccante. Semmai c'è da ragionare poi sulla cifra.
10 milioni di euro dopo 2 anni in cui ha fatto vedere potenziale, ma ancora ha dimostrato poco. Comunque ha fatto, una seconda parte di stagione molto buona, ma per ora lo abbiamo visto ancora molto poco, pagato 800.000 € è una cifra sicuramente importante che si va ad investire. Dall'altro lato però consideriamo anche su eventuali 5 anni di contratto, con un ingaggio contenuto, come detto, attorno al 1.500.000, forse anche qualcosina in meno, diciamo che annualmente come costo squadra Cabal ti andrebbe a costare meno di Hermoso, ad esempio, l'altro profilo che era in questo momento preso in considerazione. Con la differenza che Cabal ti può accettare più di buon grado un ruolo di vice bastoni, in questo momento, e può essere anche valorizzato ed eventualmente rivenduto, cosa molto più difficile da fare con un Hermoso che ha già 29 anni. Può essere a tutti gli effetti un colpo alla Bissek, quindi come detto questo Cabal l'ho definito così perché ha 1 anno in meno di Bissac e arriva 1 anno dopo, quindi di fatto arrivano alla stessa età all'Inter, con delle cifre più o meno simili. Bissac è costato circa 7 milioni con una piccola percentuale sulla rivendita. Come Bissac anche Cabal ha già fatto intravedere un potenziale, ma non è ancora esploso, anche se Bissac aveva avuto dei problemi fisici, ma già si era visto di più anche con la nazionale, tedesca under 21. E come Bissac, secondo me, Cabal ha proprio delle caratteristiche tecniche e atletiche che lo rendono quel tipico giocatore che oggi puoi mettere in vetrina. È abbastanza esplosivo, è abbastanza, atletico, devi andare, come detto, a sgrezzarlo sia nell'aspetto tattico, assolutamente, nelle letture difensive, nella partecipazione al gioco di squadra, dal punto di vista difensivo, e anche nella sua aggressività va un pochino settato sui parametri di un Inter che è stata la squadra meno fallosa, della scorsa stagione, mentre lui di cartellini ne ha presi come detto. Però ecco, hai la possibilità di lavorarci e di farlo anche gradualmente, perché comunque c'è Bastoni che gioca quasi sempre, c'è Carlos Augusto e all'occorrenza c'è anche, Acerbi che può essere utilizzato lì come ha detto Inzaghi. Quindi come hai fatto con Bissac, secondo me quando andrai ad affrontare delle squadre, oppure quelle partite in casa contro squadre della metà destra della classifica, dove tendenzialmente ti aspetti un Inter che domina l'avversario, puoi far giocare un Cabal in una situazione del genere, puoi metterlo in campo, così può prendere fiducia, dimestichezza con l'Inter, senza eccessive pressioni, senza doversi preoccupare, diciamo. Certo che devi difendere, però non sono quelle partite contro avversari, che ti sollecitano molto dal punto di vista difensivo, e può essere il contesto giusto per farlo crescere, così come è stato fatto con Bissek. Quindi al di là della riuscita poi o meno dell'affare, se esplode o meno questo giocatore lo vedremo, è evidente che siamo di fronte anche ad un cambio di strategia, comunque dal punto di vista del mercato, perché quando c'era la possibilità, come detto, di prendere Hermoso o Ricardo Rodriguez, si decide di andare invece su un profilo di questo tipo, più futuribile. Io, come dico sempre, quando c'è un'idea, un progetto chiaro, mi sta bene, lo accetto. Si può essere d'accordo o meno sulla strada intrapresa, però se decidi di fare un progetto più di ringiovanimento, l'importante è intraprendere una strada con convinzione, ecco, e poi si, valuterà e si tireranno le somme. Io sono sempre dell'idea comunque che l'ideale sia avere un mix di giocatori più esperti e giocatori più giovani da poter valorizzare, e l'Inter gradualmente questa cosa la sta facendo, anche perché in questo caso comunque dei giocatori di esperienza li ha già presi in questo mercato con Taremi e Zielinski. Ora vediamo se va in porto, questo affare, operazione per me comunque interessante, vedremo se poi sarà seguita da altre operazioni in questo senso che ci daranno ulteriormente la direzione del progetto che Oaktree vuole per l'Inter. Voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, sono curioso di sapere un po' la vostra, perché nelle scorse ore si è acceso molto il dibattito, molti dicono no, Cabal non serve, serve un alto profilo in questo ruolo, un centrale, un quinto a destra, un esterno, un attaccante. Fatemelo sapere voi nei commenti. Vi invito ad entrare a far parte del club di Passione Inter, perché su passioneinter.club vi porto anche altre anticipazioni, altri argomenti, li discutiamo in diretta insieme il lunedì sera e il giovedì con l'appuntamento serale del giovedì sera con il quiz e non solo. Tante cose, gli appuntamenti scouting e molto altro su passioneinter.club, quindi vi aspetto nella community dei sostenitori di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.